Ciao, benvenuto in Odeon. L'argomento che andiamo a trattare oggi è abbastanza semplice, ma solitamente non lo ritrovo. Sto parlando della tensione. No, non sto parlando dei pali della luce nei campi. Tensione intesa come quella sensazione un po' di appeso, come direbbero a Napoli. È proprio quel momento prima della partenza del ritornello, drop, chiamiamolo insomma non ha un nome specifico, diciamo la parte centrale del brano. Non ritrovo questa parte perché in un sacco di brani manca proprio, ma non a livello di mix, è una cosa che andrebbe fatta in primis. Pensiamo al nostro disco come una montagna russa, inizia, sale, poi dopo si spegne e poi si carica piano piano per poi ripartire. In ogni genere viene trattata diversamente, quindi se prendiamo per esempio la pop, la disco, la techno, la house, qualsiasi tipo di genere elettronico, acustico, ci sarà sempre questa sensazione, soprattutto prima dei ritornelli, ma verrà espressa in un modo differente, che possono essere accordi che cambiano, possono essere filtri, possono essere riverberi, quindi oggi in esame prenderemo la melodic techno, in primis perché tratto questo genere proprio tutti i giorni, in secundis perché ho un'azienda di sample packs che praticamente è leader in questo settore, quindi se vi interessano sample packs melodic techno, art techno e chi più ne ha più ne metta di qualsiasi tipo di genere possibile e immaginabile, siamo qua sotto in descrizione, engineeringsamples.com. Ho deciso che su questo canale porterò i video come l'ultimo, ovvero io con l'inquadratura grossa, magari con lo sfondo sfocato, e vi farò vedere gli esempi qui in grande, comprensibili e soprattutto rapidi. Quindi che cosa ci serve nella melodic techno per fare tutto ciò? Semplicemente due cose, fondamentalmente. Un gain, un regolatore di immagine stereo e soprattutto un filtro, e se vogliamo anche un riverbero, ma è facoltativo. La prima cosa da fare è piazzare l'utility sul master una volta che abbiamo completato la traccia e creare un'automazione che parta più o meno, questo dipende insomma da quello che vogliamo fare, dalla quantità di tensione che vogliamo portare al ritornello, drop, come vogliamo chiamarlo, quindi decidiamo una battuta da dove partire e una battuta da dove terminare la nostra tensione. Per esempio partiamo da qui e terminiamo qui. Io, per quanto riguarda il gain, diciamo non mi sbilancio troppo, non vado a, diciamo, fare salti di 6 dB, 5 dB, perché in passato ho visto tantissimi mixing engineer e mastering engineer fare queste tipologie di salti proprio abnormi a livello di dB, che secondo me sono un po' deleteri, soprattutto per alcune tipologie di genere. Nell'EDM per esempio si usa tantissimo questa tecnica. Se volete un esempio classico, prendiamo le tracce degli Swedish House Mafia, insomma quelle lì secondo me si usa molto fare questi salti abbastanza importanti per proprio dare la botta, ma io preferisco mantenermi su 2-3 dB, diciamo. Non oso andare più su, però dipende sempre dal mood della traccia, se è un po' più vuota, se è un po' più piena. Quindi questa è la prima cosa da fare. Ora vi faccio sentire la differenza tra il prima e il dopo. Preferisco questa sensazione insomma di dinamica, un po' più espressiva, di movimento. Comunque la differenza la fa. Quindi abbiamo fatto questa automazione di gain. La seconda cosa da fare è la regolazione dell'immagine stereo. Iniziamo a segnare i punti, come abbiamo fatto prima, quindi il punto iniziale e il punto di fine di questa tensione. Ricordiamoci sempre che se noi andiamo a ridurre l'immagine stereo di una traccia, andremo un po' comunque a svuotarla, perché tutti gli elementi stereo, come possono essere i lead, come possono essere delle percussioni che stanno a destra e a sinistra, come può essere un basso gigantesco stereo, insomma col chorus sopra, vanno a scomparire, quindi si crea quella sensazione di svuotamento che poi all'improvviso riappare e distrugge tutto perché si apre completamente la traccia. Adesso vi farò questo esempio, partiamo da zero, andiamo a chiudere leggermente l'immagine stereo, diciamo da immagine stereo 100% a un 50, 70, 55, 75 e poi per riaprirsi subito dopo. Ricordatevi di fare questa cosa senza griglia, proprio per dargli quello stacchetto e non farlo sentire troppo, cioè deve essere proprio una cosa di impatto, una cosa quasi istantanea.
Bene, come ultima cosa io direi proprio di chiudere in bellezza con il filtro. Il filtro è un discorso un po' strano perché possiamo impostare il filtro passa alto, passa basso, dipende un po' da noi, tutte e due. Quindi il discorso è sempre lo stesso. Nel mio caso preferisco il passa alto perché comunque noi poi andiamo, diciamo, per quanto riguarda la melodic techno abbiamo un drop, un ritornello molto presente di basse magari in certi casi, o con i kick abbastanza pesanti. Abbiamo preso in esame la melodic techno, ma può essere qualsiasi genere, anche per esempio nell'house si usa fare questa cosa con le sfiltrate, possiamo usare qualsiasi tipologia di plugin. Infatti ho detto gain, utilizzo il gain per esempio di Ableton, ma potete utilizzare una qualsiasi tipologia di gain, oppure quello per esempio di un SSL, del FabFilter, cioè qualsiasi cosa va bene. Filtri la stessa cosa e immagine stereo la stessa cosa. Io ho sempre Utility che ce l'ha integrato, infatti è tutto in uno. Potete utilizzare il Pro Q con il mid-side, potete utilizzare, che ne so, lo stereo imager della Waves, qualsiasi tipo di plugin va bene. E filtro la stessa cosa. Vi consiglio magari dei filtri particolari come multimodo della Moog, o filtri insomma che hanno quelle pendenze belle come acustica audio. Io uso questo qui come esempio perché mi piace e ha delle modalità insomma di distorsione pure molto interessanti. E quindi posizioniamo il nostro punto di partenza e il nostro punto di fine e eccolo qui. Andando ad utilizzare un filtro per esempio passa alto non si andranno a creare spasamenti sulle basse, insomma cose problematiche quando andiamo ad utilizzare effetti, soprattutto riverberi, delay e flanger e phaser, per esempio, qualsiasi cosa. Quindi mi raccomando, sperimentate perché c'è tantissimo, cioè sono importantissimi, è importantissimo creare effetti dinamici per quanto riguarda le build up, chiamiamole così, insomma queste situazioni di tensive che poi vanno a esplodere. Diciamo che è una cosa che va fatta quando l'arrangiamento è completamente ultimato. Ora vi faccio sentire degli esempi interessanti che possiamo tirare fuori utilizzando diversi effetti, come può essere Echo Boy. Come può essere un Valhalla Room. Addirittura il vocoder predefinito di live. E soprattutto cercate di essere creativi, che questa è la parte più importante perché dovete rendere partecipe l'ascoltatore. Sento tantissimi brani che mi mandate veramente piatti, mosci. Lo so che la techno, magari la melodic techno, sono quei generi che tutti reputano tutti uguali, ma in realtà non è così, perché secondo alcuni, secondo me non sono generi stupidi, però un sacco di gente su Instagram dice prendi il kick, metti, ho fatto la traccia techno. Non è così, cioè è molto più complesso di quello che si pensa o di quello che pensa la gente. Spero che il video vi sia piaciuto, sono veramente soddisfatto di come stia andando il canale e soprattutto non vedo l'ora di portare contenuti su cose interessanti come possono essere insomma i miei dischi, synth vari, e sto pensando di fare dei corsi in delle scuole private, quindi sto preparando dei programmi e vi farò sapere insomma come andrà. Grazie per aver visto il video e ci vediamo la prossima settimana. Mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate soprattutto, accendete la campanella e andatemi a seguire su Instagram perché ne vedrete delle belle, perché ne vedete dalle